Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile 2024. Troppe carte, amici dei pesci, una sola, eccola, e abbiamo il giudizio. Quando c'è il giudizio è perché si prende consapevolezza di un qualche tipo di realtà nella propria vita, in generale, oppure in qualche settore specifico. È una carta comunque che parla di una chiamata che può essere di tipo divino, quindi l'illuminazione, piuttosto che una chiamata di tipo fisico, quindi una telefonata piuttosto che qualche notizia via web. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link all'oroscopo del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti nel canale. Bene, ricordarvi che queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, gli amici, l'amore. Io vi dirò qual è l'andamento generico dell'energia e andrò via via facendovi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda le letture specifiche sul lavoro, sull'economia e finanza nel caso siate investitori, piuttosto che i singoli e le coppie, è tutto già online. Lo trovate comunque nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora ragazzi, partiamo da un 3 di coppe, un 7 di bastoni, un 5 di pentacoli, un 7 di pentacoli, la regina di spade, un 10 di coppe e un 9 di coppe. Allora, qui si parte da un risultato raggiunto, da un certo tipo di incontro, festeggiamento. Il 3 di coppe è sempre una carta che ci parla di ritrovi, di amicizie, di anche parentele, diciamo, laterali. E poi abbiamo questo 7 di bastoni che mi fa capire che nella terza settimana di aprile sarete un pochettino, diciamo, in fase agguerrita, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, abbiamo un 3 di coppe che è spiegato dal 10 di spade, da un fante di spade e della regina di spade che abbiamo già qui. Allora, ho come la sensazione tra questo 3 di coppe e il 10 di spade che si sia come concluso un capitolo. Potrebbe essere una questione a livello familiare, ragazzi, perché qua abbiamo regina e fante di spade, eh? Vista così potrebbe essere una questione tra padre, madre e figli, eh, o se per caso per voi risuonasse come una situazione romantica, devo dire che qui potrebbe esserci la volontà di, anche se secondo me per molti c'è già stata, la volontà di chiudere questo capitolo. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 2 di coppe, re di spade e luna. Allora, come vi dicevo, per qualcuno può riguardare una situazione familiare, per qualcun altro una situazione di coppia. Però ho come l'idea che vi sentiate un pochettino, direi da soli, nell'affrontare un certo tipo di questione. Cioè,
se foste in coppia ho la sensazione che il vostro o la vostra partner vi appoggi, se siete single c'è comunque qualcuno che vi appoggia in questa situazione. Abbiamo anche la luna, ragazzi, qui potrebbe esserci qualche sentimento un po' cupo, un po' diciamo riflessivo, che perché vedo anche il 5 di pentacoli, come se ci fosse una sensazione di paura, una sensazione di sbagliare, una sensazione di fallire. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, 2 di spade e sole. Come se ci fosse la paura di perdere un fratello, un'amicizia, un affetto importante comunque. Mm. Andiamo a vedere 7 di pentacoli, 6 di pentacoli e 3 di spade. Ragazzi, è come se si volesse creare un nuovo equilibrio, una nuova armonia dopo la chiusura di questo capitolo. Diciamo che la pazienza non gioca a vostro favore e neanche questo 3 di spade con la luna, perché ho la sensazione che ci siano certe ferite vecchie che potrebbero riaprirsi, che potrebbero ritornare a galla, ed è da lì che mi spiego questo 5 di pentacoli e questa, diciamo, tristezza un po' che è come se non sapeste se essere tristi o felici, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere la regina di spade, perché ce l'avete tutte e due le volte girata a testa in giù, come l'idea che non ci sia tutta questa chiarezza mentale da parte vostra. Tenete presente che quando c'è la luna si parla di proiezioni, quindi è come se vedeste la realtà ma solo a metà, e quindi riuscite a fare un certo tipo di previsione per il tipo di realtà che conoscete, ma non è completa, per quello che si parla di proiezioni. Si parla di proiezioni anche quando si crede qualche cosa che poi in realtà non è così, cioè è così solo nella propria testa, diciamo. Allora, ragazzi, la regina di spade è spiegata da un 8 di coppe e da un re di bastoni. Allora, devo dire che se, cioè, ho come la sensazione che c'è qualcuno nella seconda parte di aprile che arriverà da lontano. Potrebbe essere un lontano temporale, potrebbe essere, anche se lo sento per meno persone, un lontano fisico. Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché vedete che poi c'è un compimento, c'è 10 e 9 di coppe, c'è comunque una sorta di unione, di completamento, anche familiare, vi devo dire. Sapete che qua all'inizio vi ho detto che abbiamo 3 figure addirittura di spade, quindi potrebbe proprio essere una situazione di tipo familiare e c'è come una riunione, un compimento. Qui abbiamo 2 10, 10 di spade, 10 di coppe e il giudizio. Nella seconda metà di aprile, ragazzi, si conclude qualche tipo di ciclo, qualche tipo di questione che, ripeto, potrebbe essere o a livello familiare o, se vi risuonasse, anche a livello di coppia. Due fanti, abbiamo un fante di coppe e un fante di bastoni, quindi c'è una sorta di rinnovamento, di ritrovato entusiasmo. Ehm, Occhio a non farmi trasportare troppo da questo lato emotivo, eh. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 5 di pentacoli e 4 di spade. Ragazzi, qui ho la sensazione che il punto sia decidere se perdere denaro a favore della parte affettiva.
perché abbiamo due volte il 5 di pentacoli che, diciamo, a livello semplificato il messaggio del 5 di pentacoli è come se ci fosse una perdita di tipo materiale, no? Soprattutto potrebbe essere economica, qui rivedo anche questo 6 di pentacoli e qui abbiamo il 2 di spade che mi dice un po' perdo denaro o scelgo le amicizie, l'affetto, quello che per voi rappresenta il sole. Sapete che prima vi ho detto poteva essere un fratello, un amico o comunque un affetto molto importante e genuino. È un po' come se si dovesse scegliere tra queste due cose, o se pensaste di dover scegliere tra queste due cose. Però in realtà vi dico che sceglierete col cuore. E c'è, per qualcuno si parla anche di viaggi, potrebbe esserci un viaggio di breve durata verso la fine di aprile. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Però è come una... Sì, io sento che c'è una notizia che arriva, come vi dicevo, qui abbiamo il giudizio, c'è come una sorta di richiamo. La chiusura di un capitolo, il dover gestire questo o questa fine o questo nuovo inizio, però qui il tema è un po' dividersi tra due posti, tra il lavoro come la sensazione perché ehm, c'è anche un 6 di pentacoli che mi parla di contratti e potrebbe essere una guarigione, la vostra guarigione, perché comunque il 4 di spade e anche l'8 di coppe mi parlano di qualche tipo di viaggio a livello spirituale, cioè fatto per rigenerare lo spirito. Allora, prima carta di Osho, il completamento, che è la carta del mondo, carta numero 21, l'arcano dopo, quello del giudizio. Andiamo a vedere un'altra carta, e essere ordinari. Guardate, manca, aggiungerei una carta, vediamo se la trovo. È un po' come se vi dicessero di vivere la giornata in modo pieno, cioè di iniziare e finire qualche cosa durante la giornata, di fare i programmi nell'oggi, nel qui e ora, come l'idea che vi dicono che state andando verso il completamento. Eccola qua, momento per momento. L'idea è quella di vivere in modo zen, di fare le cose nel quotidiano in modo semplice, in modo pulito, in modo equilibrato, con pazienza, con dedizione, al fine di raggiungere il completamento. Per qualcuno può essere importante il cibo. Non so perché mi è arrivata la parola cibo, quindi magari per qualcuno può essere completare la giornata con un buon pasto, ipotesi. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ragazzi, è una stesa un po' particolare, fatemi sapere se vi vibra. Ok. Motivazione, che è un po' quello che sento mancava qui con questo 5 di pentacoli. Quando la primavera arriva, e siamo in primavera, in questo emisfero, la fata dei fiori, diciamo, ha urgenza di, come vi posso dire, primaverizzare in azioni. Cioè, praticamente che cosa vuol dire? Che avete bisogno di diventare voi la primavera, di far germogliare voi tutto quello che è stato pensato durante magari il periodo invernale. Se c'è qualche tipo di progetto, qualche tipo di ehm, programma che dovete scegliere, tra il quale dovete decidere, o qualche tipo di nuovo equilibrio, nuovo incontro,
da maneggiare, insomma. È un po' come se vi dicessero: ok, fino adesso avete pensato a quello che dovevate fare, adesso è ora, giorno dopo giorno, passo dopo passo, di mettere in pratica quello che stavate pensando, di arrivare al completamento di quell'idea. Parte delle leggi di attrazione, ragazzi, è l'azione. Cioè, quando io lavoro con la legge di attrazione va benissimo fare i lavori di meditazione, va benissimo usare la geometria sacra per manifestare, i quarzi, tutto quello che volete, però poi il passo numero uno è proprio iniziare a fare qualcosa per ottenere quello che noi vogliamo ottenere fondamentalmente, ok? Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemi sapere come vi vibra perché è un po' particolare, devo dire, l'ho sentita un po' strana. Comunque, se apprezzate lo sforzo, insomma, potete mettere like, potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!